Buona giornata cari colleghi, ho il piacere di condividere con voi alcuni dei risultati più recenti che abbiamo ottenuto con l'impiego della low dose medicine. In modo particolare stiamo lavorando sulle infezioni ricorrenti delle vie respiratorie che, come ben sapete, costituiscono uno dei problemi che con maggiore frequenza si presentano negli ambulatori di noi pediatri. Che cosa sono le infezioni ricorrenti respiratorie? In linea generale sono delle infezioni che riguardano la prima parte dell'apparato respiratorio, anche se spesso anche la seconda parte, cioè le basse vie respiratorie, possono essere interessate. Sono in genere autolimitanti e di conseguenza non danno grosse complicazioni, però danno dei problemi sia a livello del bambino, che per qualche giorno è sicuramente sofferente, può avere cefalea, inappetenza, febbre a volte anche elevata, tosse, rinite e scarico nasale importante. E al di là di quello che è lo stato di sofferenza del bambino, sappiamo benissimo che questo può avere anche delle ripercussioni a livello, definiamo così, familiare, sociale, come perdita di giornate della scuola, come perdita di giornate del lavoro dei genitori, e soprattutto questo è un aspetto estremamente importante, è una delle cause più frequenti di abuso di antibiotici. E sappiamo benissimo come oggi il warning, come oggi le raccomandazioni a livello generale siano per diminuire l'uso degli antibiotici, e in Italia particolarmente è importante sottolineare questo aspetto, perché anche i più recenti dati a livelli europei non ci pongono in una condizione, direi, di visibilità, di buona visibilità sotto questo aspetto. A che cosa sono dovute queste infezioni ricorrenti delle vie respiratorie? Possono essere virus, possono essere batteri, nella maggior parte dei casi sono forme virali che colpiscono soprattutto la fascia dell'età prescolare. Al di là di queste cause infettive ci sono delle concause che le possono favorire, che sono note da tempo. Bambini nati prematuri sono sicuramente più soggetti, bambini atopici sono sicuramente più soggetti, e poi possono incidere dei fattori ambientali. Tra i fattori ambientali ricordiamo in modo particolare il fumo, sia primario sia secondario, ricordiamo l'inquinamento atmosferico, ma al di là di questo molte ricerche negli ultimi anni hanno sottolineato che in questi bambini in cui le infezioni si fanno particolarmente ricorrenti ci può essere un derangement, ci può essere una alterazione, anche se non specifica. Possono essere vari momenti del complesso sistema immunitario di risposta alle infezioni che non è perfettamente regolare. E proprio tenendo conto di questa ipotesi patogenetica, molti studi si sono orientati a trovare delle sostanze, per esempio degli isati batterici o dei farmaci, che possono agire rafforzando questo sistema immunitario o riequilibrandolo. Se andiamo però a vedere anche le più recenti meta-analisi su questo particolare aspetto di terapia, vediamo che i risultati non sono ancora soddisfacenti, anche se indicano una certa positività e di conseguenza incitano a continuare le ricerche su questa strada. Seguendo questa linea di ricerca abbiamo quindi pensato di studiare il Cytomix. Che cos'è il Cytomix? Il Cytomix è un medicinale multicomponent da tempo presente sul mercato, che è costituito da una pool di sostanze. Esistono delle sostanze di derivazione vegetale che hanno un'azione sia di stimolo del sistema immunitario sia antinfiammatoria. Ci sono delle sostanze di origine animale che vanno in questa direzione, ma il core è costituito soprattutto da delle citochine che sono presenti in concentrazioni subnanomolari, cioè in concentrazioni che sono vicine a quelle fisiologiche, e di conseguenza sono in linea con, diciamo, quella che è la base della low dose medicine, di usare sempre dei medicamenti che si avvicinino alla fisiologia e di conseguenza che abbiano un margine non solo di efficacia ma di sicurezza estremamente elevato. Qual è lo schema, qual è la metodologia che abbiamo impiegato? Uso il plurale perché la ricerca è stata fatta con i colleghi della clinica pediatrica di Pavia e con i colleghi dell'Università di Genova. Abbiamo utilizzato delle adenoidi, quindi è uno studio ex vivo,
di bambini che erano stati adenoicomizzati su indicazioni precise da parte del pediatra e dell'otorinolaringoiatra, e queste culture sono state messe queste adenoidi sono state messe in cultura cellulare, e queste culture cellulari sono state stimolate con il Cytomix a varie concentrazioni. Che cosa siamo andati a vedere? Quali sono le variazioni che ci possono essere in alcune citochine e in alcuni, diciamo, di quelli che sono gli elementi fondamentali del sistema immunitario. I lavori sono stati pubblicati su Immunology Letter, quindi li potete trovare tranquillamente in letteratura. In sostanza i risultati hanno dimostrato un chiaro aumento dei linfociti B, un chiaro aumento di alcune citochine, in modo particolare dell'interferon gamma e dell'interleuchina 6, e soprattutto una diminuzione, questo è un dato estremamente significativo, una diminuzione in modo particolare nella prima fase dell'interleuchina 10. Perché è un dato significativo? Perché esistono varie dimostrazioni in letteratura precedenti al nostro studio che ci dicono come la diminuzione dell'interleuchina 10 ottenuta attraverso una downregulation dell'interleuchina 6 e dell'interferon gamma aumenta la risposta alla infezione virale. Tant'è che alcuni virus producono proprio dell'interleuchina 10 per rafforzare la loro possibilità di infezione. Il dato poi ancora più significativo è quello delle immunoglobuline, perché abbiamo visto un netto aumento sia della componente immunoglobuline IgM sia della componente IgA, e sappiamo tutti bene come le IgA abbiano un ruolo fondamentale come immunoglobuline di superficie nella difesa delle forme di infezione. Quindi in sintesi abbiamo l'interleuchina 6 che agisce soprattutto aumentando la produzione di immunoglobuline A, abbiamo l'interleuchina 4 che attraverso la modulazione dei linfociti B porta ad un aumento delle IgM. E quale può essere quindi, diciamo, la conclusione generale di questo studio? Abbiamo per la prima volta, in maniera direi metodologicamente corretta e scientificamente importante, dimostrato che le basse dosi di citochine possono determinare un miglioramento dell'immunomodulazione, possono aumentare alcuni parametri immunologici che sono fondamentali nella risposta immunitaria, e di conseguenza possono favorire la diminuzione perlomeno del recidivare di infezioni respiratorie. Questo dato, che è un dato ex vitro, che è un dato di laboratorio, che è un dato su culture cellulari, trova d'altra parte una sua corrispondenza in una serie di lavori che i pediatri di base italiani hanno condotto sulle popolazioni di pazienti da loro seguiti, che dimostravano che anche a livello clinico, anche a livello, diciamo, dei pazienti, c'era un miglioramento del numero delle infezioni, quindi diminuzione del numero delle infezioni, diminuzione dell'intensità dell'infezione come durata della febbre, come durata dei giorni di malattia, minore uso di antibiotici, quindi ritorniamo su questo punto importante, e minore perdita di giorni di scuola. Di conseguenza questo ci spinge a continuare questa linea di ricerca, e abbiamo già preventivato di selezionare in maniera randomizzata, in maniera scientificamente più solida, una casistica di bambini affetti da infezioni delle vie respiratorie per confermare questo dato che, come dicevo, in sede preliminare abbiamo già visto a livello clinico, e che qui abbiamo poi dimostrato essere estremamente valido a livello di ricerca di base.